Ciao ragazzi e benvenuti nel canale Inverter Clima. Come avete visto nel video, il ventilatore fan non girava, motorino fan, e quindi andremo a fare un controllo su questo connettore, che è il connettore dove va inserito il motorino fan. Nel frattempo però dobbiamo anche provare il motorino, perché al suo interno ha una schedina di cui potrebbe essere guasta. Prima di fare questo però voglio sottolineare una cosa importante. Ogni volta che si alimenta la scheda e soprattutto quando si alimenta la parte di potenza, faccio segno su questo connettore perché facendo un ponticello su questo connettore si alimenta la parte di potenza. Ogni volta che si fa questo, poi nello scollegare tutto bisogna scaricare i condensatori. È importante questa cosa perché questi condensatori sono da 400 volt e rimangono carichi a 300 volt DC, quindi sono 3 condensatori in cui rimangono carichi. Perché rimangono carichi? Perché questa scheda ha 2 circuiti separati: il circuito per l'alimentazione primario e secondario e il circuito parte di potenza. Questo ponte diodo è la prova che ha un circuito a parte, quindi volendo io questa scheda posso solo alimentarla senza fare ponticello qui, perché come ho detto prima ha 2 circuiti separati. Do alimentazione, la scheda già si è alimentata, possiamo vedere che giriamola, forse si vede meglio, eccola qui, e qui abbiamo l'altro LED che lampeggia. In questo momento la scheda è alimentata, non è alimentata la parte di potenza, questa parte qua non troveremo la 300 volt, ma comunque ci sono 300 volt su questo condensatore qua, quindi pur sempre pericoloso, bisogna mettere guanti, io non ce l'ho, ma vi posso garantire che comunque li metto perché sto facendo un video e ho bisogno di lavorare senza guanti, ma comunque quando lavoro metto i guanti, guardate, ce li ho qua, ne ho a quantità, quindi quando lavoro metto sempre i guanti. Detto questo, vado a disalimentare la scheda. Questo condensatore si scarica molto presto, anzi è già scarico, perché ci sono i LED che vanno a scaricare il condensatore, mentre invece quando si alimenta la parte di potenza, ve lo faccio vedere, ci metto 2 coccodrilli, una lampadina in serie, non si sa mai. Vado ad alimentare, in questo momento ho la 300 volt anche sulla parte di potenza e come potete vedere ci sono i 300 volt, quindi pericolosissimo. Ho messo i guanti, vado a togliere alimentazione e vi faccio vedere che la 300 volt è rimasta e non si scarica facilmente perché non ha un carico. Solitamente quando le schede hanno un circuito unico sono i LED a scaricare lentamente i condensatori, mentre qui, avendo 2 circuiti separati e tutti i LED fanno parte del circuito parte primaria e secondaria, quindi la parte di potenza, non alimenta nessun LED e rimane il carico. Potete vedere ancora ci sono 300 volt. Questo è pericolosissimo perché per scaricarlo dovete procurarvi o una lampada alogena
oppure un apposito strumento che scarica i condensatori. Si vendono, ne ha fatto uno anche Pier Asia, quindi vado a scaricare, faccio vedere, avete visto? Quindi vi ho fatto vedere che comunque bisogna scaricarli questi condensatori, altrimenti da soli si scaricano molto ma molto lentamente e ci vorrà forse qualche oretta per scaricarsi completamente. Nel frattempo rischiate di farvi male se non fate questo, in più di rovinare anche la scheda, ma della scheda chi se ne frega, l'importante è che non vi fate male. Beh ragazzi, detto questo andiamo a vedere il problema sul connettore fan. Come ho detto prima, vado a prendere il simulatore per controllare il motorino fan, perché prima di tutto voglio vedere se il motorino è integro, la schedina interna è integra. Vi faccio vedere una cosa. Questa è la schedina che si trova all'interno del motorino fan. Guardate, questo è un motorino rotto e questa è la schedina che si trova all'interno con il suo IPM, parte di potenza. Anche qui ci sono, anzi ci arrivano 300 volt, 15 volt e controllo di velocità che arriva da questo connettore. Ovviamente, siccome il motorino non girava, andremo a fare una verifica innanzitutto se è presente la 300 volt su questo connettore, la 15 volt e infine il controllo della velocità che va da 0 a 5 volt. Bene, abbiamo il motorino di cui abbiamo fatto il test della scheda simulatore per controllare i motorini brushless a 5 cavetti. Ok, andiamo a vedere quale connettore ci serve per alimentare questo motorino. Dobbiamo prendere questo perché la 300 volt, che è sempre il rosso, si trova da questo lato e quindi andiamo a mettere il connettore qui. Sulla PCB c'è anche scritto il lato della 300 volt. Andiamo ad alimentare inizia a girare a 2 volt. Possiamo vedere il LED verde che sta lampeggiando, quindi il feedback, eccolo qui, quindi i sensori Hall all'interno sono integri. Possiamo aumentare, ok, perfetto, significa che il motorino è ok. Disalimentiamo. Con questo abbiamo visto che il motorino è a posto, il problema sta sulla scheda. Togliamo tutto. Per chi fosse interessato alla PCB per fare test dei motorini brushless, ho fatto un video dedicato su questo simulatore, quindi potete andare a vedere come funziona questo simulatore. E per chi fosse interessato c'è l'email mimmorefrigere@gmail.com che trovate anche in descrizione oppure nel canale di YouTube. Ok, adesso diamo di nuovo alimentazione e andiamo a fare dei test sul connettore. Abbiamo la 300 volt, abbiamo anche la presenza della 15 volt, il feedback 3,2 volt, il controllo di velocità è a 0, che così deve essere. Quindi dove ci dobbiamo concentrare sul connettore? Beh, ci dobbiamo concentrare sul controllo della velocità, visto che la 300 ce l'abbiamo, la 15 ce l'abbiamo, quindi ci dobbiamo concentrare qui sul controllo della velocità. Andremo a verificare questo circuito di cui
molto probabilmente è il micro che si trova qui sotto. Dovrebbe essere questo il micro, perché questa scheda ha due microcontroller, uno è questo e l'altro si trova sotto il dissipatore. Quindi andremo a verificare il circuito del controllo della velocità. Vi ricordo che i voltaggi che arrivano poi sul controllo della velocità vengono presi dalla 15 volt, ok? Sono dei volt che vengono presi dalla 15 volt tramite questi transistor. Possiamo vedere la presenza della 15 volt su questo transistor, questo qua che si trova più sotto. Ecco, vado a zoomare un po' così lo vedete meglio. Questo transistor viene pilotato dal microcontrollore che si trova, come ho detto prima, sotto il dissipatore, mentre quest'altro transistor che ha la presenza della 15 volt, e ve lo faccio vedere che abbiamo la 15 volt, per poi essere rilasciata sul collettore del transistor tramite la base del microcontrollore che controlla il dosaggio del voltaggio che deve arrivare sul controllo di velocità. La maggior parte delle volte si risolve nel circuito, ma in casi rari potrebbe essere anche il microcontrollore. Bene, andiamo a fare dei test su questo controllo di velocità. Andiamo a vedere il pin che è questo, seguendo la pista. Allora va a finire su queste due resistenze, lo faccio vedere. Quindi per prima cosa dobbiamo testare queste due resistenze, che poi questa resistenza va su questo transistor che vi avevo detto rilascia poi il voltaggio per il controllo di velocità. Andiamo a testare queste resistenze. 6 kilo e 8 ed è ok. Questa è da 10 kg, anche questa è ok. Quindi secondo me il problema sta su questo transistor. Dall'altra parte della resistenza da 6 kg e 8 va a finire sul GND, e quindi abbiamo la continuità. Vediamo se abbiamo continuità sul transistor, tra transistor e resistenza ce l'abbiamo. Andiamo a togliere questo transistor, ma potrebbe essere anche questo, Bene ragazzi, rimosso il transistor, l'ho saldato su questa basetta e andiamo a fare il test con il multimetro digitale. Allora, al momento non si riesce a trovare la base, potrebbe essere anche allora non sono riuscito a quantificarlo, a trovare la base, perché doveva avere due aggiunzioni sulla base e dal tipo di puntale che mi dava le due aggiunzioni, mettendo il puntale poi sulla base, se quello nero o quello rosso, potevo capire se era un PNP o un NPN. Questo non è avvenuto. Quindi due sono le cose: o questo transistor ha delle resistenze interne oppure il transistor è guasto. Andiamo a prendere il PIC, questo ce lo dirà il PIC. Allora, il transistor è buono, è un PNP e come vi avevo detto ha delle resistenze all'interno.
guardate un po', PNP con le resistenze all'interno, quindi per questo non trovavo la base. Stacchiamo tutto. Allora, questo è un test componenti che ho realizzato con Arduino Nano e ho fatto anche la PCB che sto aspettando, mi deve arrivare, quindi andiamolo a testare con questo, vediamo. Bene, andiamolo a testare con questo qua. Voglio vedere se riesce a rilevare i transistor con le resistenze all'interno, perché è difficile trovare, a parte il PIC, un tester che mi rileva i transistor con le resistenze interne. Ok, schiacciamo il bottoncino, vado a spegnere la luce così. Bene ragazzi, potete vedere che è riuscito a rilevarlo. PNP 1, 2, 3 sono i connettori in cui il numero 1 è l'emettitore, il 2 è il collettore e il 3 è la base. Devo dire che mi è riuscito bene, perché ripeto, è difficile trovare un tester componente che riesce a rilevare questo tipo di transistor con le resistenze interne. Eccolo qui, possiamo riprovare. Rilevato perfettamente. Anche questo transistor è ok, è un NPN, sempre con le resistenze all'interno. Questo transistor è il Q902, quello che viene pilotato dal microcontrollore, però anche questo qua risulta ok. NPN. Allora, rilevato anche con questo NPN, vi faccio vedere schiacciando il bottoncino. L'ha rilevato NPN. Ok, perfetto anche questo. Bene ragazzi, a questo punto ho rimosso il dissipatore perché il circuito qui è risultato tutto ok. Quindi andiamo a vedere la pista che va sul microcontrollore ed è questa qua. Dall'altra parte del transistor abbiamo GND, eccolo qua, possiamo vedere sul condensatore, mentre questa è la base che va a finire qui. Poi dalla parte retro la pista continua. Allora prendiamo da qua, eccolo qui, sto prendendo dal transistor, in pratica è questo qua che va a finire qui. E qui è un problema perché il reofero va a finire proprio sotto il microcontrollore. Però possiamo fare così: prendiamo la base del transistor e andiamo a vedere se bippa da qualche lato, anche perché deve bippare e se non bippa è un problema. Perché si trova sotto il microcontrollore ed è un problema andare a rifare la pista, infatti non bippa. È un problema andare a rifare la pista perché bisogna togliere il microcontrollore per poi rifare la pista sotto il microcontrollore. Questo diventa veramente un problema. Allora ragazzi, prendendo un'altra scheda cavia, qui manca sia il transistor che il microcontrollore, però quello che ci serve a noi è identificare dove va a finire la pista, e va a finire su questo piedino.
che è il piedino numero 11, partendo ovviamente da qui, dal numero 1, il numero 11 bippa. Quindi noi dovremmo trovare continuità qui, tra qui e questo piedino qua, e non ce l'abbiamo, quindi non abbiamo continuità su questo piedino, e questa è una grande cosa, perché grazie a questa scheda cavia siamo riusciti a identificare il piedino in cui manda gli impulsi alla base del transistor, ma questo non avviene perché manca la continuità, la pista all'interno è interrotta, ed è interrotta proprio sotto il microcontrollore. Adesso mettiamo un cavetto volante e andiamo a vedere poi se funziona. Andiamo a fare il test simulazione. Bene ragazzi, ricostruito la pista, adesso andiamo a vedere se abbiamo la continuità, e ce l'abbiamo, ok, chiudiamo tutto e andiamo a provare la scheda sul banco. Simulazione. Bene ragazzi, il ventilatore è iniziato a girare. Possiamo dire che anche questa riparazione è riuscita. Il compressore sta girando, ma il problema che stava sul ventilatore l'abbiamo risolto. Bene, direi che il video finisce qua. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale, azionate la campanella per le notifiche, importantissimo, perché iscrivendovi al canale fate in modo che possa fare altri video come questo. Bene, da Mimore Friger questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.